Ciao a tutti, benvenuti a Inspire Me, dove intervistiamo i leader di oggi per formare quelli di domani. Io sono Leone e oggi siamo qui con Lorenza Rivabene. Lorenza ha conseguito una laurea in Business Administration all'Università Bocconi e da quel punto ha sviluppato il proprio percorso con un'esperienza in Beni Stabili SPA, dove ha seguito la pianificazione strategica, l'analisi degli investimenti e successivamente l'attività di Investor Relations. Nel 2015 poi entra in Autogrill come Group Strategy, Planning e Control Director. In questo ruolo guida vari progetti, come per esempio l'integrazione con Dufry. Successivamente, nel 2023, diventa EMEA CFO di Gucci, ruolo che ricopre tutt'oggi. Benvenuta Lorenza, grazie mille. Grazie mille. Grazie e complimenti per il riassunto perfetto del mio percorso. Grazie a te, grazie a te. Allora, vorrei partire subito chiedendoti in che cosa consiste il tuo lavoro e la tua esperienza professionale. Allora, in questo momento io guido la funzione finance di Gucci per l'area EMEA, quindi Europa, Middle East e Africa, e ho delle responsabilità che vanno dalla gestione della performance economica alla gestione dei rischi e includo anche security e compliance. Quindi fondamentalmente il mio lavoro consiste nel trasformare i numeri, quello che ci dicono i numeri e le complessità che i numeri ci presentano in decisioni strategiche e devo assicurarmi, insomma, che l'azienda crei valore nel medio-lungo periodo e non solo nel breve. Come dicevi tu, la mia esperienza si è costruita in oltre 20 anni ormai in settori diversi, retail, lusso, real estate. Ho gestito momenti di grande crescita, momenti purtroppo di forte discontinuità, momenti di riorganizzazione. E devo dire che la cosa bella è anche stata che ho sempre guidato team molto eterogenei, tanti progetti di trasformazioni finanziarie, tante operazioni straordinarie come appunto aumenti di capitale, ridisegni organizzativi. Quindi insomma non mi sono mai annoiata in questi 20 e passa anni. Ottimo, ottimo. E allora, quindi come tu adesso sei arrivata a fare la CFO di Gucci, ma Sì. parliamo della scuola e del tuo percorso scolastico che ti ha appunto portato a intraprendere questo viaggio di formazione. Allora, Sì. ti vorrei chiedere che influenza ha avuto la scuola e il liceo sul tuo successo lavorativo e personale e anche che influenza ha avuto l'università sul tuo successo e come appunto hai fatto a scegliere il tuo percorso universitario in Bocconi. Ok, allora io ho fatto il liceo classico intanto Mhm. e devo dire che per me è stato fondamentale, fondamentalmente per due motivi. Intanto mi ha dato metodo, cioè la capacità di organizzare, intanto va bene lo studio, però anche proprio il pensiero e di affrontare temi complessi in maniera strutturata. Secondo me questa è stata una delle cose fondamentali che mi sono portata a casa. E Diciamo che, poi diciamo che magari una persona, magari i miei coetanei non penserebbero che un CFO abbia fatto il liceo classico, per esempio. Magari può sembrare una cosa un po' insolita, Ma però invece sai che, per esempio, il modo di approcciarsi al latino, al greco, mi ha insegnato proprio a strutturare il pensiero in maniera molto logica, mhm, che poi è una cosa che mi ha aiutato tantissimo sulla parte invece più di matematica e anche quando sono arrivata in Bocconi, perché poi io ho scelto la Bocconi anche perché al liceo ero veramente abbastanza, ero particolarmente forte in matematica, mhm, nonostante il nonostante liceo fosse classico e la classico. matematica del liceo classico, no? E devo dire che poi questo modo, questo pensiero così analitico, così logico, così lineare mi ha aiutato tantissimo ad affrontare, per esempio, gli esami di matematica della Bocconi, che ovviamente erano decisamente più complessi rispetto, Mhm. alla matematica del classico, no? Quindi, in realtà, anche se so che può sembrare strano, però tornando indietro, io il liceo classico lo rifarei proprio con convinzione. Ottimo. Per cui sì, poi sai anche cos'è? Mi ha insegnato anche tanta quella che io definisco continuità nello sforzo, no? Mhm. Cioè,
proprio il modo in cui ho imparato a studiare, ad affrontare le cose e devo dire che questa cosa qui secondo me è determinante poi nel mondo professionale. E invece, la tua esperienza alla Bocconi, in che modo ti ha aiutato? Beh, intanto mi ha aperto il mondo perché io venivo da una cittadina di provincia, mi sono ritrovata a Milano, quindi c'è stata anche, al di là dello studio, no, tutta la parte poi, diciamo, anche, tra virgolette, di imparare a stare al mondo, Certo, farsi nuove amicizie, ho iniziato a vivere, con dei coinquilini anziché con mamma e papà, per cui insomma, sicuramente c'è stata tutta quella parte lì e poi ovviamente avendo fatto economia aziendale, è chiaro che quello poi mi ha aiutato, Sava Sandir, per poi entrare a fare lavori di finance fondamentalmente da che mi sono laureata, ecco. Però devo dire, sicuramente è stato il momento, cioè io mi ricordo proprio che per me è stato il momento in cui ho aperto gli occhi sul mondo. certo. E invece, tornando al ruolo che ricopri attualmente, che competenze ritieni più importanti per i giovani che aspirano, cioè che vogliono diventare un CFO proprio come te? Ah, ah, ah. Allora, intanto, ritornando anche a quello che dicevamo prima, pensiero analitico e capacità di sintesi, no? Quindi devi saper leggere dati complessi e trasformarli in informazioni, suggerimenti che siano immediatamente azionabili, no? E che, aiutino l'azienda a prendere decisioni informate, e che possibilmente siano le decisioni giuste, Certo. no? Poi, un altro aspetto che secondo me è fondamentale, talvolta viene un pochino, non dico trascurato, ma magari dato per scontato, è la capacità di collaborare, no? Io devo dire che per tutte le esperienze che ho avuto, soprattutto anche gestendo, progetti e team complessi, mi sono resa conto che il successo è nato, appunto unendo insieme team di persone con background diversi, multifunzionali. Raramente ho visto il successo arrivare da competenze isolate. Mhm. E poi forse un'ultima cosa, questa specifica nel finance, ma sono sicura che sia specifica anche di altri dipartimenti, l'orientamento al problem solving, no? Certo. Perché cioè, nel mio mondo, soprattutto nel lusso, nel retail, la variabile imprevista di fatto è la regola, no? E quindi serve lucidità, rapidità e concretezza nelle soluzioni. Bisogna essere capaci di fare decisioni a sangue freddo, diciamo. Sì, esatto, non farsi prendere dal panico, perché Sì, quello poi è il classico momento in cui poi si sbaglia. certo. E appunto, sempre parlando del tuo lavoro come CFO, quali sono i valori che guidano le tue decisioni professionali? Ecco, questo non solo da CFO, secondo me sono valori che devono guidare chiunque prenda seriamente il proprio lavoro. Sarò banale, però secondo me l'integrità e la responsabilità verso le persone con cui lavori, secondo me è fondamentale. La trasparenza sicuramente, perché soprattutto quando ci sono problemi, se non ci diciamo le cose è difficile poi affrontarli nella maniera corretta. Secondo me un leader deve creare fiducia, non solo portare risultati, quindi è fondamentale questo aspetto appunto di accountability, transparency e poi disciplina, 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 perché fa la differenza soprattutto quando i tempi si fanno duri. Mhm. E comunque come figura di riferimento per varie persone, come hai detto che tu sei a capo di un team, devi sempre entrare in ufficio come esempio, Eh sì, motivando anche assolutamente. tutti i membri del tuo team, giusto?
Questo assolutamente sì, diciamo che poi giunti a un certo livello di carriera diventa sempre più importante la parte di coaching, mentoring, training, perché come ti dicevo appunto un'azienda non è un'isola fatta da una singola persona, è un mondo fatto Mhm. di tante esperienze, tante individualità e bisogna prendersi cura di ciascuno dei propri team member alla fine. Benissimo. E per concludere, ti vorrei chiedere, qual è stato il miglior consiglio che tu abbia ricevuto e a tua volta che consiglio daresti al te stessa di 16 anni? Allora, il consiglio che ho ricevuto è essere meno severa con gli errori e devo dire che effettivamente è un ottimo consiglio perché forse dagli errori ho imparato di più che dalle cose che sono andate dritte, Certo. diciamo, no? Quindi quello sicuramente è un aspetto. E poi fidarsi di più del proprio istinto, forse lo darei io come consiglio, senza seguire troppo modelli esterni Mhm. perché talvolta sono fuorvianti. Non è necessario appunto essere un CFO per essere soddisfatti della propria carriera, no? Ognuno deve seguire poi quelle che sono le proprie inclinazioni. E poi cos'altro? Sicuramente contano le competenze tecniche, però secondo me, soprattutto per come è impostato il lavoro oggigiorno, contano tantissimo le competenze soft, quindi appunto riuscire a creare un clima di collaborazione, di fiducia, di rispetto, quello è fondamentale. Quindi diciamo, diamo per assodate ovviamente le competenze tecniche, però è importante anche coltivare le competenze, quelle un pochino più, diciamo, relazionali. Certo. E diciamo che si può dire che più si acquisisce importanza all'interno dell'azienda, più il focus si sposta dalle abilità concrete, dalle skill proprio quantitative a, come dici tu, le soft skill, saper gestire le persone, saper gestire il team. Sì, poi ti ripeto, c'è tutto un set di competenze tecniche che ovviamente Di devono base. essere date come base, questo è chiaro, però sì, sono assolutamente d'accordo con te, anche perché poi quando si gestiscono team grandi che fanno tante attività diverse, è difficile che un capo sia un tuttologo, no? Mhm. Quindi è molto frequente che poi le persone che hanno competenze molto verticali all'interno del tuo team siano molto più esperte di te su certi argomenti, ma è giusto che sia così, eh? Certo, certo. Allora Lorenzo, ti ringrazio tantissimo per aver partecipato alla nostra iniziativa e spero veramente che, cioè sono veramente contento e ti ringrazio. Guarda, grazie mille a te, mi ha fatto molto piacere e senti, io ti do anche un grandissimo in bocca al lupo per il tuo futuro e per il futuro, insomma, di tutti i tuoi compagni di studi. Grazie mille. Ciao Lorenzo, a presto. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao.